Mi chiamo Francesca De Masi, faccio parte della cooperativa Be Free, che è una cooperativa di donne nata nel 2007, contro tratta, violenze e discriminazioni. Quindi gestiamo sia dei servizi antiviolenza per donne che fuggono da violenza domestica, sia dei servizi antitratta, cioè per donne che scappano dallo sfruttamento sessuale e dal traffico di esseri umani appunto a scopo di sfruttamento. All'interno della cooperativa io, oltre ad essere la vicepresidente, sono la coordinatrice dell'area antitratta. Bisogna chiedersi anche perché le persone, e nello specifico le donne, sono prive di questi permessi di soggiorno, nel senso che molto spesso dietro alla detenzione di una donna dentro al CPR ci sono comunque storie di violazione dei diritti umani, di violenza domestica, di tratta di esseri umani. Noi dentro Ponte Galeria abbiamo incontrato per esempio donne che da sole avevano avuto il coraggio di rivolgersi alla polizia, per esempio in seguito a delle violenze subite, e che invece di essere inserite nei centri adatti, per esempio come i centri antiviolenza oppure i centri antitratta, sono state tradotte dentro Ponte Galeria proprio perché prive di permesso di soggiorno. Le donne nigeriane che sono state nel corso degli anni la maggiore fetta di popolazione femminile trattenuta dentro al CPR, rischiano fortemente di quella che loro stesse chiamano deportation, cioè la deportazione nel loro paese d'origine, perché l'ambasciata nigeriana è una delle poche ambasciate con cui i rapporti di collaborazione, chiamiamoli così, con le nostre istituzioni sono talmente tanto forti che l'ambasciata nigeriana va direttamente dentro al CPR e con dei colloqui di 3 minuti prettamente anagrafici in cui ti chiedono nome, cognome, di chi sei, nome della madre, nome del padre e indirizzo di provenienza, stabiliscono che sei nigeriana e quindi dopo 2 giorni appunto partono gli aerei che le riportano al loro paese di origine. Una donna per esempio 2 anni fa ci diceva io vengo dal carcere e però dentro al carcere sapevo quando finiva la mia pena. Nel CPR questa cosa non è data saperla perché appunto dopo le proroghe le convalide insomma dei giudici di pace e le proroghe civili, comunque non si sa mai se uscirai da lì, se verrai rimpatriata, se resterai altri 30 giorni. L'incidenza delle donne vittime di tratta dentro al CPR è stata sempre molto alta, soprattutto appunto dal 2010, 2009 in poi. Noi abbiamo iniziato ad entrare nel 2008, nel corso degli anni là abbiamo incontrato tantissime donne che fuggivano o comunque che erano coinvolte in situazioni di tratta e di sfruttamento sessuale. E appunto il nostro compito era proprio quello di far emergere le loro storie vere per poter far scattare le misure di protezione necessarie e per poterle quindi far uscire da lì e inserirle nei centri dedicati. Quello che succedeva all'inizio, quindi nei primi anni 2000, è che se la polizia faceva un blitz sulle nostre strade e prendeva delle donne che stavano per strada, le portavano alle associazioni antitratta, che quindi erano in grado di fare un lavoro insieme a loro. Con il restringimento delle politiche migratorie, quando la polizia incontra o ha incontrato donne per strada, non ci si fa più la domanda cosa c'è dietro al fatto che questa donna sta per strada? Ci può essere uno sfruttamento? Ci può essere una situazione di tratta? Non ci si fa più questa domanda. Le si prende e le si porta al CPR. Purtroppo quello che accade alle donne rimpatriate dal CPR
non è che è dato molto saperlo, nel senso che noi in alcuni casi siamo riuscite a stabilire dei ponti con la Nigeria, però la natura stessa del rimpatrio forzato che avviene da un giorno all'altro, gli si toglie il telefono alle donne e quindi non è possibile più rintracciarle, vengono lasciate all'aeroporto di Lagos senza alcun tipo di altra assistenza, tutte queste caratteristiche rendono molto difficoltoso poi la possibilità di sapere che fine fanno. I rischi che corrono sono altissimi, rischi di, per esempio, retrafficking, cioè di cadere di nuovo nelle maglie della tratta di esseri umani, rischi di stigmatizzazione da parte delle loro famiglie d'origine e della loro comunità, perché tu sei stata espulsa dall'Italia e quindi è fallito il tuo progetto migratorio, rischio anche di essere ritrovate dal racket criminale che in Nigeria gode di molta più impunità, nel senso che appunto la tratta è un fenomeno transnazionale, no? Quindi diciamo che le sfruttatrici in Italia sono strettamente collegate alla Nigeria, quindi i reclutatori per esempio sanno dove abitano le famiglie delle donne che hanno appunto contribuito a mandare in Italia a far prostituire, quindi rischiano anche di essere uccise, di essere ritrovate dal racket da cui magari avevano cercato di scappare e di essere uccise. Non sono previsti dai CPR stessi o dalle istituzioni preposte alla gestione del CPR, come per esempio le prefetture o il Ministero dell'Interno stesso, non sono previsti dei servizi strutturali di supporto a donne vittime di violenza o vittime di tratta. Noi per esempio lo abbiamo fatto attraverso un altro progetto, un altro finanziamento, un altro ente finanziatore che è il Dipartimento per le Pari Opportunità e diciamo che non mi sembra che in altri CPR di altre parti d'Italia ci siano dei servizi del genere, se non quelli appunto da parte di associazioni che nella loro mission hanno la tutela delle persone migranti e che quindi a volte anche lottano e combattono per entrare là dentro e per fare un certo tipo di lavoro.